Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo quando si utilizza la virgola e quando non si utilizza la virgola in italiano, perché ragazzi mettere o non mettere la virgola cambia totalmente il significato alla frase. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Intanto partiamo col definire che funzione ha la virgola nella frase. La virgola si utilizza per dare una breve pausa al discorso e per renderlo più chiaro, oltre che per fare respirare il parlante o la persona che legge e per dare ritmo alla frase. Vediamo allora le regole di quando utilizziamo la virgola e quando non la utilizziamo. La utilizziamo per separare elementi diversi in una lista, in un elenco. Per esempio, per il tiramisù ho bisogno di savoiardi, caffè, mascarpone, zucchero e panna montata. Vedete che qui tra tutti gli elementi abbiamo la virgola proprio per separarli, c'è una breve pausa nella frase, ok? E appena prima dell'ultimo elemento mettiamo la congiunzione e, come vedete, quindi zucchero e panna montata. Attenzione, bisogna mettere la virgola prima della congiunzione e, proprio lì alla fine, oppure no? Qui si tratta più di una scelta del parlante, è opzionale, è totalmente soggettiva, ma in genere se mettiamo la virgola prima della congiunzione e, vogliamo dare un po' più enfasi alla pausa, ok? Quindi è totalmente, insomma, è una vostra decisione se utilizzare o meno la virgola prima della congiunzione e, ecco, quindi è opzionale. Seconda regola anche quando utilizziamo la virgola per evidenziare un elemento all'inizio della frase. Per esempio, dall'Empire State Building si vede tutta New York. Vedete che dopo Empire State Building, elemento iniziale della frase, mettiamo la virgola proprio per metterlo in evidenza. E poi utilizziamo la virgola per isolare parole o gruppi di parole che forniscono un'informazione aggiuntiva rispetto al resto della frase. E la parte che isoliamo la mettiamo tra due virgole, quindi una prima e una dopo, adesso vi faccio vedere, e questa parte che isoliamo è detta inciso. Allora, per esempio, le vacanze scolastiche che cadono da giugno a settembre sono l'occasione per i bambini di riposare. Vedete, in questo caso abbiamo le vacanze scolastiche sono l'occasione per i bambini di riposare, quindi questa è la frase principale. Però all'interno abbiamo questo inciso, appunto, che è racchiuso tra due virgole, una prima e una dopo, vedete, che cadono da giugno a settembre, questo è l'inciso, e qui cosa fa? Semplicemente aggiunge, c'è un'informazione aggiuntiva alla frase e quindi la mettiamo tra una virgola prima e una virgola dopo, proprio perché dà informazioni supplementari, ok? Quindi la isoliamo in questa maniera con le virgole. Oppure un altro esempio, l'IKEA, che è nata in Svezia, produce mobili di qualità a basso costo. Ancora una volta l'inciso, che è nata in Svezia, lo mettiamo proprio tra due virgole, prima del che e poi dopo Svezia, proprio perché racchiude, ecco, è isolato così dal resto della frase perché dà un'informazione aggiuntiva, ok, rispetto alla frase principale. E poi utilizziamo la virgola tra la subordinata e la principale, spesso specialmente se la subordinata precede la principale. Per esempio, se decidi di venire al cinema con noi, mandaci un messaggio o chiamaci il giorno prima. Vedete, la subordinata qui è se decidi di venire al cinema con noi.
Poi abbiamo la virgola, quindi la separa in questo modo dalla principale, che è mandaci un messaggio o chiamaci il giorno prima. Oppure un altro esempio, siccome ieri ha piovuto tutto il giorno, ho deciso di non uscire. Vedete poi che faccio anche una pausa tra la subordinata e la principale, quindi è importante mettere la virgola proprio tra le due, ok? La virgola è poi spesso consigliata in quelle frasi che hanno lo stesso verbo della frase precedente, ma sottinteso. Per esempio, all'inizio della gara ho corso più lentamente, a metà gara più velocemente. Allora, qui all'inizio della gara ho corso più lentamente, poi abbiamo la virgola, a metà gara più velocemente. Qui sottintendiamo ho corso più velocemente, giusto? Quindi si consiglia di utilizzare la virgola in questo caso perché la frase avrebbe lo stesso verbo, ok? Della frase precedente, quindi a metà gara più velocemente avrebbe lo stesso verbo, anche se sottinteso, della frase precedente ho corso più lentamente, ok? E poi utilizziamo la virgola per separare le interiezioni dal resto della frase. Cosa sono le interiezioni? Per esempio, beh, aia e via dicendo. Per esempio, beh, cosa possiamo fare? Vedete che abbiamo beh, l'interiezione, mettiamo la virgola e poi il resto della frase. Oppure, aia, virgola, mi hai fatto male, ok? E poi, ancora una volta, parlando di espressioncine piccoline con i vocativi, quindi utilizziamo la virgola dopo i vocativi. Quindi, oh, che bel quadro, oh, vedete, abbiamo oh, vocativo, e poi abbiamo la virgola, diciamo che bel quadro. Oppure, oh, e poi virgola, che bel panorama, ok? Quindi separiamo i vocativi dal resto della frase con la virgola. E poi la utilizziamo dopo gli avverbi sì e no. Quindi sì, virgola, ho fame. Oppure no, virgola, non ho sonno, ok? E poi utilizziamo la virgola dopo il nome del luogo nell'indicazione delle date. Spesso lo troviamo in documenti, in lettere. Per esempio, Milano, virgola, quindi vedete è il luogo, mettiamo la virgola e poi abbiamo la data, il 20 agosto 2021. E attenzione, qui una particolarità a livello matematico. In italiano si utilizza la virgola per separare le cifre intere dalle cifre decimali. Quindi se abbiamo 3,5, 3 è la parte intera, 5 è la parte decimale e la virgola separa le due. In inglese però è al contrario, utilizziamo il punto per separare l'intero dal decimale, quindi sarebbe 3,5 in inglese per esprimere lo stesso concetto. Attenzione, la cosa poi appunto si riversa anche per separare le migliaia. Per separare le migliaia in italiano utilizziamo il punto invece. Quindi se abbiamo 3 milioni lo scriviamo così, con appunto punto dopo il 3 e punto dopo le prime 3 cifre della migliaia, così per separarlo dalle altre migliaia. Invece in inglese utilizziamo la virgola in questo contesto, quindi attenzione, funziona proprio al contrario, ecco. E adesso vediamo quando invece non utilizziamo la virgola. Non utilizziamo mai la virgola tra soggetto e verbo. Per esempio, Maria mette sempre le virgole dappertutto. Non possiamo scriverlo con Maria, virgola, mette sempre le virgole dappertutto, perché Maria e mette, vedete, sono soggetto e verbo, Maria è soggetto, mette è verbo, quindi non ci può essere una virgola tra i due, ok? Oppure Davide parla il francese. Non possiamo dire Davide, virgola, parla il francese. Non si usa la virgola tra soggetto e verbo, ok? Poi un altro caso in cui non utilizziamo la virgola è tra il verbo e il complemento. Per esempio, Maria sta mangiando la mela.
Allora, qui abbiamo Maria soggetto, sta mangiando il verbo e la mela è il complemento, ok? Complemento oggetto in questo caso. Non possiamo utilizzare la virgola tra sta mangiando e la mela, quindi non possiamo dire Maria sta mangiando la mela. Vedete, anche perché dovremmo fare una pausa nel discorso e quindi non avrebbe proprio senso, ok? Quindi non si mette la virgola tra verbo e complemento. Secondo esempio, Davide guarda un film. Allora qui, vedete, non ci sono virgole e non potremmo utilizzare la virgola tra guarda e un film. Quindi dire Davide guarda, virgola, un film è sbagliato, ok? E poi un altro caso in cui non utilizziamo la virgola è prima delle preposizioni, ok? Quindi vado a casa di Lucia. Qui la preposizione vado a casa di Lucia, ok? Non possiamo mettere la virgola tra casa e di Lucia, non possiamo dire vado a casa di Lucia, no, non si mette la virgola prima delle preposizioni, ok? Un altro esempio, esco di casa con l'ombrello. Qui preposizione con, possiamo mettere la virgola secondo voi dopo casa, esco di casa con l'ombrello. No, non si mette la virgola prima delle preposizioni. E niente, quindi questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero che abbiate capito quando bisogna utilizzare la virgola e quando non utilizzarla. Fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e se vi è tutto chiaro. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!